Ciao, eccoci in un nuovo video di Vaporetto Italiano. Io sono Francesco e il protagonista del video di oggi è un verbo che sicuramente conosci molto bene, perché il protagonista di oggi è il verbo andare. Sicuramente conosci il verbo andare, ma conosci le espressioni idiomatiche più comuni in italiano con il verbo andare? Lo scopriamo in questo video, ma prima di iniziare ti ricordo che se non lo hai ancora fatto, puoi cliccare sul bottone iscriviti qui sotto e sul simbolo della campanella per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un video nuovo. Ma adesso iniziamo. Vediamo 7 espressioni naturali italiane con il verbo andare. Numero 1. Andare a genio. Andare a genio. Questa espressione significa piacere molto, essere adatto per qualcosa. Quando qualcosa mi va a genio, vuol dire che mi piace molto, che è adatto per me o per qualcosa che voglio fare. Quindi mi va a genio o a me va a genio. Vediamo un esempio. Il nuovo marito di mia sorella non mi va molto a genio. Mia sorella ha un nuovo marito, ma lui non mi va molto a genio. Non mi piace molto. Questo tipo di vacanza non ci va molto a genio. Non ci va molto a genio. Non ci piace molto. Non ci va a genio. Questo ci è il pronome indiretto che indica a noi. A noi non piace molto. A noi non va molto a genio. Vediamo l'espressione numero 2. Andare a gonfie vele. Quando qualcosa va a gonfie vele, significa che ha successo, che va molto bene. Esempio. Il mio nuovo lavoro va a gonfie vele. Il mio nuovo lavoro va molto bene e quindi va a gonfie vele. Ha molto successo. Espressione numero 3. Andare a letto con i polli. Forse qualcuno conosce già questa espressione perché è usata anche in altre lingue con lo stesso significato. Andare a letto con i polli significa semplicemente andare a letto presto, andare a dormire molto presto, perché è quello che fanno i polli. Esempio. I miei nonni cenano sempre presto e vanno a letto con i polli. Vediamo ora l'espressione numero 4. Andare a monte. Andare a monte significa non avere successo, finire male. In genere si riferisce a un'idea o a un progetto. Quando un progetto o un'idea vanno a monte, significa che saltano, non hanno successo, non continuano. Vediamo un esempio. Il nostro progetto di vivere in Canada è andato a monte. Il progetto era di andare a vivere in Canada, ma alla fine il progetto è saltato. È andato a monte. Vediamo l'espressione numero 5. Andare a ruba. Andare a ruba si usa con riferimento a un prodotto che è molto richiesto, tutti lo comprano ed è difficile da trovare nei negozi perché va a ruba, tutti lo vogliono e tutti lo comprano. Per esempio, il nuovo iPhone è andato a ruba, non l'ho trovato in nessun negozio. L'iPhone è un prodotto molto richiesto. Quando esce il nuovo iPhone, tutti lo vogliono ed è difficile trovarlo nei negozi. Quindi il nuovo iPhone va a ruba. L'espressione andare a ruba.
Vediamo l'espressione numero 6. Andare in bestia. Andare in bestia significa arrabbiarsi molto, diventare molto nervoso. Per esempio, quando Filippo ha rotto la TV nuova, sua mamma è andata in bestia. La mamma di Filippo si è arrabbiata molto, è andata in bestia. E vediamo l'ultima espressione, la numero 7. Andare in fumo. Il significato dell'espressione andare in fumo è molto simile all'espressione andare a monte. In genere, con questa espressione si fa riferimento a un sogno, a un'idea o a un progetto. Quando un sogno o un progetto vanno in fumo, significa che scompaiono, non ci sono più o non hanno successo. Quindi andare in fumo significa scomparire, non esserci più. Per esempio, il mio sogno di avere un gatto è andato in fumo. Mia moglie è allergica ai gatti. Il mio sogno di avere un gatto è andato in fumo. Non c'è più, perché mia moglie è allergica. Quindi è qualcosa che non ha avuto successo, non ha avuto continuazione. Quindi è simile all'espressione andare a monte. Bene, abbiamo visto 7 espressioni idiomatiche con il verbo andare. Quante di queste espressioni conoscevi già? Spero che questo video ti sia piaciuto e che ti sia molto utile per portare il tuo italiano a livelli sempre più alti. Ti ricordo che se vuoi puoi cliccare sul bottone iscriviti e se non lo hai ancora fatto puoi scaricare il mio ebook gratuito Parliamo Italiano, dove trovi 6 segreti per imparare l'italiano in modo semplice e divertente. E in questo ebook trovi anche dove trovare le risorse migliori per esercitare e imparare l'italiano. Quindi scaricalo adesso, trovi il link sotto al video. Grazie per essere stato o per essere stata qui con me anche oggi e come sempre ci vediamo al prossimo video. A presto!